Una delle cose più importanti per chi ama viaggiare è imparare delle lingue straniere, perché sapere una lingua ti apre delle porte, sapere una lingua ti dà l'accesso a una cultura e ti permette di vivere delle situazioni che diversamente ti sarebbero precluse. È per questo che io ho un mio piccolo personale sogno di poter parlare in vita mia 10 lingue. È un sogno abbastanza ambizioso, ma devo dire che sono già abbastanza a buon punto. Un anno e mezzo fa, quando dovevo iniziare a imparare la mia sesta lingua, decisi che sarebbe stato il finlandese, così comprai un libro e iniziai a studiare finlandese per conto mio, ma giusto il tempo di fare le prime 3 lezioni e imparare quelle frasi del tipo Hyvää huomenta, buongiorno, anteeksi, mi scusi, missä on pustotie, dov'è la via del parco, praticamente quelle frasi che impari solo in un corso di lingue che non userai mai nella realtà. Dicevo, tempo di fare quelle 2 o 3 lezioni e la vita mi fece capire che avrei dovuto in realtà imparare un'altra lingua, cioè il russo. Il motivo lo sapete tutti quanti, ma sta di fatto che io abbandonai lo studio del finlandese e devo dire non me ne dispiaccio perché imparare il finlandese non serve assolutamente a niente. Che senso ha mettersi a imparare una lingua estremamente complicata, piena di casi, agglutinazioni e casini vari, quando i finlandesi sono in grado di esprimere qualunque situazione, qualunque concetto, qualunque emozione con una sola semplice parola magica? Non sto scherzando, c'è una parola in finlandese che letteralmente può essere utilizzata per dire qualunque cosa. Questa parola magica è noni. Ripetete con me: noni. Noni, che è il contrario del suono dell'ambulanza, no? Cioè ni no ni no ni no ni no ni no no ni no ni. Noni vuol dire qualunque cosa, è come puffare per i puffi e cambia significato a seconda dell'intonazione, dell'espressione facciale, del contesto, della persona che la dice o della persona a cui la dice. Quindi letteralmente è il jolly e l'assopiglia tutto. Facciamo un paio di esempi. Bambini, è pronto a tavola. Noni! E i bambini arrivano, si siedono a tavola e mangiano. Come abbiano fatto a capire che la mamma voleva dirgli che era pronto a tavola semplicemente con noni, è un segreto che giace sotto la neve della Finlandia, nessuno è in grado di scoprirlo, ma è così. Andiamo avanti. Che piacere vederti! Noni! Allora ci vogliamo muovere, è un'ora che ti sto aspettando. Noni! Ovviamente noni vale anche per concetti un pochettino più complicati, non è che traduce solamente delle espressioni momentanee. Per esempio, non immagini che sorpresa sia vederti qua, pensa che proprio l'altro giorno ti stavo pensando e all'improvviso mi spunti qui davanti, è proprio una coincidenza strana. Noni! Questo è veramente un gran problema, non ho la minima idea di come risolverlo e se non lo risolvo sarò nei guai. Noni! Tesoro, questo weekend diamo i bambini a tua mamma, così possiamo restare soli io e te e darci la pazza gioia come quando eravamo fidanzatini. Noni! E quando poi arriva il weekend, nel momento dell'approccio tra uomo e donna dove non servono parole, ci può anche stare un noni. E la donna si scioglie come la neve lappone. Oppure ancora, guarda questa cosa che mi è successa, non me l'aspettavo, ma in qualche modo torna a mio vantaggio. Noni? Ho un leggero languorino, ma non è esattamente fame, è più voglia di qualcosa di buono. Noni? Guarda questa bellissima foto dell'aurora boreale che ho fatto la notte scorsa che c'era K6. Noni? Accidenti, questa fotografia dell'aurora boreale è la più bella che io abbia mai visto. Noni? Hai mica sentito dire che ci sono già online i programmi dei viaggi invernali con Stefano Tiozzo e Lappuan alla caccia dell'aurora boreale in Lapponia finlandese, ma anche norvegese, via terra fino a Capo Nord, e che alcuni di questi sono già sold out e che bisogna affrettarsi per prendere gli ultimi posti disponibili scrivendo dei moduli di contatto che ci sono in fondo ai programmi di viaggio su www.stefanotiozzo.com? Noni! Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo sulla lingua e sulla cultura finlandese e che possiate apprezzare il mio lavoro con un mi piace a questo video o addirittura iscrivendovi a questo canale YouTube. Noni!